Salve a tutti, cari studenti appassionati d'arte. In questa lezione andremo alla scoperta di Paul Cézanne, che è stato uno degli artisti più influenti della storia dell'arte. È spesso considerato il ponte tra l'impressionismo e il cubismo. La sua pittura veramente ha rivoluzionato l'uso del colore, la prospettiva e il modo di rappresentare la realtà, ispirando generazioni di artisti, tra questi anche Pablo Picasso. Cézanne nacque nel 1839 ad Aix-en-Provence, in Francia, da una famiglia molto benestante. Suo padre era un banchiere e gli permise una certa sicurezza economica. Lo aiutò anche a perseguire la sua carriera artistica senza le pressioni economiche che generalmente affliggevano molti dei suoi contemporanei. Studiò legge su richiesta proprio del padre, ma presto abbandonò per perseguire invece la sua passione per l'arte. Si trasferì dunque a Parigi, dove fece amicizia con artisti del calibro di Camille Pissarro e anche altri impressionisti, ma in realtà non si sentiva completamente parte di questo movimento. Considerate che agli inizi degli anni 60 appunto si era avvicinato alla pittura in plein air degli impressionisti e allo studio della natura. La sua Casa dell'Impiccato viene esposta alla prima mostra impressionista del 1874 e in questa opera Cézanne abbandona le tonalità scure e le sostituisce con colori più chiari. L'artista ricerca però qualcosa in più dell'impressione e della luce e raffigura infatti la solidità volumetrica delle forme, con piani di colori contrapposti. In quest'opera notiamo in primo piano la linea obliqua di un sentiero e la verticalità degli alberi e solide volumetrie, per esempio, delle case, che nascondono proprio in lontananza la veduta del paese. Il risultato quindi è molto distante dai paesaggi degli impressionisti, che erano invece così ariosi. Cézanne era infatti ossessionato dall'idea di fare dell'impressionismo qualcosa di solido e durevole, come l'arte dei musei, dirà. Questo si rifletteva proprio nella sua volontà di non catturare solo l'impressione fugace della luce e del colore, come facevano gli impressionisti, ma cerca di costruire le forme attraverso pennellate più strutturate e studi di lunga durata. Non a caso lui dirà che bisogna trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono. Questa possiamo considerarla la ricetta artistica di Paul Cézanne: semplificare la realtà in forme solide. È quindi una ricerca che ha inizio nel momento in cui finisce la stagione degli impressionisti, e di cui Cézanne in realtà faceva parte e che appare evidente nel suo dipinto Anche i giocatori di carte. Noterete in quest'opera una scena di genere, una banale scena di genere, dove ci sono due uomini con giacca e cappello seduti simmetricamente a un tavolino e hanno le carte da gioco in mano. Una bottiglia segna la metà della scena e uno specchio ne chiude lo sfondo. La cosa innovativa di quest'opera è lo stile, perché le pennellate non sono quelle rapide e accostate velocemente dagli impressionisti, ma sono delle larghe chiazze, delimitate da una spessa linea di contorno. E guardate bene gli uomini, sono bloccati come se fossero dei monolitici. Quello di sinistra in particolare ha il corpo e il cappello a forma proprio di cilindro. Ecco che cosa voleva intendere Cézanne, proprio quando parla di tre solidi di riferimento. Dipingere per lui non è copiare la realtà, ma elaborarla proprio nella propria mente. Il periodo praticamente costruttivo, dopo l'insuccesso della sua opera alla prima mostra del 1874 e alla terza del 1877, degli impressionisti, Cézanne si trasferirà proprio nel sud della Francia e a questi anni risalgono proprio le tele e gli studi sul tema del gioco e delle carte. Nei giocatori, per esempio, che abbiamo visto del Museo d'Orsay, le figure sono collocate ai lati opposti di un tavolo e assumono, notate bene, gli stessi gesti. Lo spazio è costruito secondo griglie di linee sia orizzontali, guardate la linea del tavolo, la linea della finestra, dello specchio, diciamo, che ci appare, linee verticali, pensate alle gambe del tavolo, pensate alla bottiglia, pensate alla sedia, alla linea della sedia, e diagonali, guardate la pipa e guardate le braccia. Le forme sono praticamente semplificate in volumi geometrici, realizzati attraverso dei piani di colore che
sono piani, vedrete, che si compenetrano. Le pennellate in questo caso cercano di dare volume proprio alle figure. Anche quando dipinge il ritratto della propria moglie, Madame Cézanne, nella poltrona, scoprirete che in quest'opera il ritratto della propria moglie non ha prestato Cézanne in realtà grandissima attenzione alla descrizione minuziosa del volto, della sua espressione. Al contrario, lui privilegia anche in questo caso i volumi fondamentali. Le pennellate sono ben evidenti, le forme della donna sono semplificate, la testa è ridotta, guardate bene, a un ovale allungato, le spalle sono incurvate e le braccia cilindriche, creano proprio un'altra ellisse all'interno della composizione. E tutta la composizione è costruita sulla base di un asse di simmetria. L'artista non è anche qui interessato alla riproduzione immediata di ciò che vede, ma alla rappresentazione di un'elaborazione mentale, un'elaborazione razionale delle forme basata su queste geometrie semplici che conferiscono al soggetto proprio un aspetto anche monumentale. Ma Cézanne farà altre opere, per esempio farà sia Nature morte e poi rappresenterà per esempio la montagna Saint-Victoire. La montagna Saint-Victoire la dipinse molte volte, era vicina alla sua casa in Provenza, decine di volte esplorando la forma attraverso variazioni di luce e colore. Nei primi dipinti, tende a semplificare la struttura, come aveva fatto anche con i giocatori di carte, ma successivamente prova altre strade, comincia per esempio a rammentare la montagna in tante sfaccettature aguzze, il paesaggio perde la sua tridimensionalità e la figura sembra proprio della montagna disgregarsi nello sfondo. L'anno dopo la sua morte la sua eredità sarà poi raccolta dal giovanissimo Picasso in cerca di un nuovo linguaggio e sarà la base del cubismo. Sicuramente Cézanne questo non poteva minimamente immaginarselo. Altre opere sono per esempio le nature morte. Le nature morte, per esempio quella con mele, è celebre per la rappresentazione delle mele che sembrano proprio distorcersi nello spazio, suggerendo una nuova comprensione della profondità e proprio anche della prospettiva. Cézanne nelle nature morte concentra la sua ricerca nella sintesi delle forme. Nelle nature morte elabora un sistema prospettico innovativo e un utilizzo della luce che donano alla composizione nuovi equilibri. Per esempio, anche in una natura morta come con mele e arance, infrange l'unicità del punto di vista e rappresenta gli oggetti proprio da angolature diverse per mostrare il loro valore volumetrico, annulla quindi le differenze tra profondità e la superficie. Pensate che pone il tavolo anche in una posizione diagonale, creando ancora una volta un ordine compositivo nuovo. Ma arriviamo alle ultime sue opere, con il tema delle bagnanti. Grandi Bagnanti, per esempio, è un dipinto monumentale che riflette la sua ricerca di una sintesi tra la natura, la figura umana e la forma geometrica. Nei primi anni del Novecento Cézanne accetta proprio la sfida di un dipinto di grandi dimensioni, propone il tema classico delle bagnanti. Si serve di disegni, copie di capolavori anche dell'arte antica per studiare proprio la struttura compositiva, però cerca di trovare un equilibrio tra la realtà osservata e la costruzione sintetica. Nella tela, per esempio, del 1906 delle Grandi Bagnanti prevale l'armonia compositiva. Le figure infatti delle bagnanti sono disposte in due gruppi che formano come una piramide. I corpi sono resi ancora una volta con una sintesi geometrica e il disegno prevale sul colore, secondo un ideale, come abbiamo visto, appunto di fusione tra uomo e natura. Allora, riassumendo, quali sono i tratti distintivi dell'opera di Cézanne? 1. La solidità volumetrica delle forme. 2. La semplificazione di queste forme in volumi geometrici. 3. Infrange l'unicità del punto di vista. E 4. Trova un equilibrio tra realtà osservata e la costruzione geometrica. Riguardo alle nature morte vi accorgerete che appaiono tutte stranamente inclinate, come se le diverse parti che compongono il dipinto
fossero poste ciascuna su un piano diverso. E perché accade questo? Perché l'artista non si pone di fronte al soggetto da una posizione fissa, ma lo osserva da più punti, proprio per poterlo vedere nella sua completezza. L'immagine che ne deriva non è quella dell'occhio, ma quella riordinata dalla mente. Riguardo alla montagna Saint-Victoire, possiamo notare la composizione dell'opera, poiché essa si divide in fasce parallele. Le case in primo piano sono semplificate, la scomposizione delle forme avviene attraverso proprio queste forme geometriche. E come modula per esempio il colore Cézanne? Gli alberi e le case sono costruite attraverso delle pennellate molto libere, che creano un effetto comunque di profondità. Il monte è reso con pennellate che fondono l'oggetto nell'atmosfera. Guardate per esempio anche gli azzurri e i verdi, creano un effetto di compenetrazione. E quale novità introduce per esempio quest'opera? Cézanne si allontana dalla rappresentazione realistica del vero. Nella sua visione, infatti, l'artista ha il compito di realizzare una sintesi tra ciò che è la reale esistenza delle cose e la sua percezione.